Chi è Maurizio Di Massimo e di che cosa parleremo oggi? Allora, sono un insegnante di yoga da tanto tempo, e- ma più che altro sono una persona che si è sempre appassionata io definisco l'invisibile, cioè quello che non si vede, quello che non si percepisce. E questa è stata sempre una predisposizione fin da piccolo a interessarmi, ad esempio, all'esoterismo, alle cose misteriose, alle cose meno note. E nel corso del tempo questa predisposizione è diventata una condizione esistenziale, cioè una modalità esistenziale, cominciando un affinamento che mi ha portato a percepire che questo invisibile, che noi possiamo chiamarlo in questo modo, è invece una realtà molto concreta, molto reale, e che ci circonda e che ci appartiene in maniera estremamente profonda. E i termini per indicare questo invisibile sono stati nel corso del tempo veramente tanti. L'aldilà, l'esoterismo, l'invisibile, appunto, lo sconosciuto e così via. Ma c'è sempre stato nella storia dell'uomo, dell'essere umano, qualcuno che si è affacciato. È stato chiamato il medium, ponte, è stato chiamato il sensitivo, è stato chiamato la persona che percepiva, il sottile e così via. Tante le definizioni per dire che attorno a noi esiste comunque una condizione che noi non crediamo sia possibile o accessibile, ma invece c'è, esiste. Perciò in questo incontro cominceremo a parlare e a chiedere, tra l'altro, degli insegnamenti, delle conoscenze, per cercare di sapere le cose importanti, gli aspetti importanti della nostra vita, come ad esempio le polarità del maschile e del femminile. Che cosa succede quando l'anima lascia questo involucro corporeo? La relazione che esiste comunque nella nostra esistenza tra il maschile e il femminile e di conseguenza anche di una sessualità che possiamo definirla sacra, in questo caso, che penso sia il termine più adatto. Per fare questo chiederemo. Questo chiedere comporta che ci sia una persona che possa porsi nella condizione ricettiva. Ecco, se potessi definirmi, io direi sono un ricevente, qualcuno che volge la mente, la coscienza verso una condizione sottile ed è ascoltato. Ma detto così è una condizione estremamente semplificata. Per arrivare a questo c'è dietro tutta la mia vita. Tutta la mia vita che è stata dedicata a diventare una persona appunto sottile. E su questo lo yoga mi è servito per rendere la mia mente pulita, concentrata e saper tra l'altro anche avere nella mia mente la capacità di saper discernere ciò che ricevo e ciò che mi appartiene. Questa è una interessantissima e fondamentale separazione. E su questo poi ne parleremo in maniera dettagliata, perché tutti noi abbiamo questa capacità di ricevere, di percepire. Lo facciamo magari nello stato di intuizione profonda, in una condizione di meditazione, in quelle piccole estasi, chiamiamole così, del quotidiano, nei sogni. Ma siamo troppo distratti, troppo indaffarati, siamo anche troppo increduli, in questo caso ignoranti, nel senso che ignoriamo che tutta questa modalità è possibile, questa modalità esiste ed è sempre esistita. Questa è l'occasione per confrontarci e raccontarci tante cose veramente molto interessanti e anche misteriose. Queste connessioni che quindi vivi e sperimenti, con chi avvengono o con che cosa o in quale piano di realtà la vivi?
C'è un aspetto fondamentale che dovrebbe essere, diciamo, un po' il perno dell'esistenza umana, che poi è anche la conoscenza più antica, più profonda anche di tutti i percorsi di conoscenza interiore, anche delle stesse religioni come sono nate nel loro intento, che comunque noi esseri umani abitiamo un corpo. Questo corpo è un'abitazione che abitiamo per un certo periodo, ma cosa e chi abita questo corpo? E qui nasce il concetto dell'anima, concetto per molti oscuro, per molti sconosciutissimo, per molti neanche da trattare perché è un concetto troppo metafisico, troppo religioso o incredibile. Ma il fatto è che comunque quando noi viviamo dentro questo corpo, per un periodo siamo costretti, nolenti o volenti, a lasciare questo luogo. E si passa in quella condizione che noi chiamiamo al di là, chiamiamo mondo astrale, chiamiamo mondo sottile, la tradizione tibetana lo chiama il bardo Todol, insomma l'uomo nella sua storia, nelle culture in ogni parte del mondo ha sempre avuto un termine per definire qualcosa che c'è dopo. Questo dopo è considerata una vera realtà. Perché pensiamo al concetto anche del fatto che siamo qui in questo mondo concepito come un mondo illusorio. Questo ci fa capire che questo mondo è reale, è concreto, ma nel suo tempo è transitorio. I samurai dicevano si attraversa questa terra come una folata di vento, pensateci, pochi anni, e poi qualcosa cambia. In questo qualcosa è un qualcosa che ha un luogo, che ha una realtà, esiste, ci circonda. Come accennavo, appare ai più invisibile, ma invece è molto concreto. Appare invisibile perché la nostra mente non ha le modalità, non ha i mezzi, non ha gli strumenti per percepire. Siamo troppo distratti, troppo immersi nella materia per occuparci, per sentire che cosa avviene attorno a noi. Ecco, questo mondo, questa realtà è abitato da una serie tra l'altro di entità, chiamiamolo in questo modo qua, di anime, usate il termine che preferite, ci circondano, ci aiutano, cercano di comunicare con noi, l'hanno sempre fatto e tuttora continuano a farlo. E che cosa faremo anche noi? Ascolteremo gli insegnamenti che ci verranno dati, le indicazioni che ci verranno date. Oggi è stata una breve introduzione, gli argomenti sono veramente tanti e complessi, e parleremo nei prossimi incontri di tutti i temi legati alla polarità, ad esempio energetica, questo è un aspetto importante, a tutti i tempi, i cicli e i ritmi che ci portano ad esempio a percepire, a sentire la nostra energia anche sessuale o anche il piacere, perché c'è questo aspetto che spesso viene poco considerato. Ci sono anche le antiche tradizioni, qui andremo tra l'altro a cercare, ci orienteremo, come si dice, orientarsi appunto verso la tradizione orientale che ha una ricchezza e una cultura e una sensibilità che noi non abbiamo più, tra l'altro da diverso tempo, in relazione ai temi della sessualità. Insomma, gli argomenti sono veramente tanti e molto interessanti e molto avvincenti. Grazie.